Allora, se tutte siamo andate avanti nello stesso modo, dovremmo essere a questo punto. Chi magari aveva bisogno di più spazio, no? Perché per arrivare alla metà magari ha dovuto lavorare di più, chi di meno, comunque sia, a questo punto noi possiamo pinzare o perlomeno fare in modo. Vedete? Io ho solo messo appunto dei marcapunti nel dietro e per fare in modo di poterlo indossare. È importante perché poi da che noi lo cuciremo e andiamo avanti con la lavorazione, poi non possiamo più fare nessun tipo di modifica. Quindi è importante che voi a questo punto lo indossate e ovviamente avete già fatto le due parti, ok? Dovete fare le due parti, lo indossate e vedete se effettivamente vi calza a pennello sul vostro fisico, che può essere, ripeto, il fisico di una bimba o il fisico di una donna di qualsiasi taglia. Quindi andate avanti come appunto vi ho detto nei video precedenti. Quindi quando arriviamo a questo punto che noi diciamo ok, a me basta, è sufficiente, tenete conto che dobbiamo adesso andare a cucire. Prima di allungare la manica andiamo a cucire, io questa l'ho già cucita perché volevo fare dei punti tipo gli altri cardigan che ho fatto, ma visto e considerato che è un cardigan invernale, cioè cerco di stare nei punti più fitti possibili, quindi per far entrare meno aria possibile, anche se comunque sia, vedete, cioè di traforato comunque ne abbiamo lo stesso. Però per quanto mi riguarda io ho preferito cucirlo proprio con l'uncinetto, l'ho cucito con l'uncinetto, ora vi faccio vedere in che modo. Quindi andremo a cucire le due maniche e da una parte, vedete, questa l'ho lasciata così la faccio insieme a voi, e andremo a cucire il dietro. Poi andremo avanti con i frontali, giriamo dietro, adesso vedo perché devo ancora decidere come finirlo e soprattutto devo allungarlo, quindi vedremo come fare tutte le rifiniture del caso. Quindi ci ritroviamo di nuovo di là nel posto in cui andremo a lavorare, ok? Ecco, andiamo a fare la cucitura alla nostra manica, quindi ovviamente la metteremo a rovescio, possiamo togliere anche i nostri marcapunto, perfetto, e partiamo proprio da qui. Allora, vi faccio vedere una cosa. Per fare in modo che venga dritto, adesso qui dovrò cucirlo, dobbiamo partire praticamente dal secondo, vedete che così viene proprio dritto, dal secondo, non questo, secondo punto dei primi due gruppetti delle maglie alte che abbiamo nell'angolo. Ok, cercate, se riuscite, di prendere il colore più vicino possibile. Vedete, io ho tagliato questo pezzo a questo che mi era rimasto, questo c'era prima, questo l'ho tagliato per avere il colore più simile possibile alla manica, perché altrimenti si nota moltissimo. Se io lo cucio con questo si nota molto di più. Quindi io ho tagliato il pezzo più chiaro per arrivare a questo che vedete sta benissimo. Quindi vado con questo, sempre con lo stesso uncinetto, quindi io uso sempre, usiamo il 4, andiamo nel primo, vedete qui, questo è il punto alto, io blocco, inserisco l'uncinetto qui e qui, prendo il mio filo, aspettate perché lo devo fare identico, allora sì, allora ritorniamo qui e qui, filo sull'uncinetto e faccio la mia maglia bassa, la maglia bassa, poi vado in questo archetto
entro in una delle catenelle dell'archetto e prendo, aspettate che ve lo faccio vedere bene, questa maglia, vedete, questa è la spiga, questa maglia e questa maglia, le due più vicine, maglia bassissima. Ora entro, allora aspettate bene, perché ripeto, io qua sono andata, sì, quindi le maglie basse le ho fatte ovunque, quindi andiamo, poi voi potete cucirlo anche con l'ago, io ho preferito così, quindi cuciamolo in questa maniera, prendendo sempre, vedete, le due maglie le più vicine, cioè le due metà delle maglie, ok, questa e questa, tenendolo lento e morbido, non tirate la maglia, altrimenti vi si arriccia il lavoro, e non prendetele proprio tutte, saltatene magari una, ok? Deve essere morbido il lavoro, ragazze, mi raccomando, e fate attenzione a cucire le stesse parti. Vedete, io sono adesso sul petalo, 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 quindi piccole accortezze e morbido. Nello stesso passaggio, bloccatelo nello stesso passaggio, non importa se mi saltate una catenella, non è quello, ma è molto importante invece tenerlo morbido, il filo deve essere proprio morbido. Ok, andiamo avanti così fino ad arrivare alla spalla. Ecco, finito, ops, scusatemi, finita la cucitura della manica, questo è il dietro e questo è come si presenterà. Questo è il dietro, quindi rimane pulito, vedete? E questo è come si presenterà. Ok, adesso pensiamo alla parte dietro. Ok, stiamo guardando in questo momento il rovescio. Ok, l'ho dovuto mettere bene perché una manica era dritta, una manica a rovescio, poi era solo tenuto da questo, quindi non andava bene. Allora, adesso si fa la stessa identica cosa che abbiamo fatto per le maniche, ma piccola precisazione. Dobbiamo capire dov'è il nostro davanti e dov'è il nostro dietro, quindi noi lo vediamo dalla nostra cucitura, seguiamo il nostro punto e mettiamo, ecco, forse così vedete anche voi, quindi dicevo, seguiamo la nostra metà della manica, così capiamo anche dov'è la nostra metà della spalla, ed è esattamente qui. La stessa cosa farò con l'altra parte, in modo tale da sapere dov'è proprio la mia metà. Ok, cuciamo questa parte, ma fino a 3, vedete? A 3 punti petalo prima, in modo tale da avere una certa scollatura anche dietro. Io vi dico 3, ma vi dico perché se siete qui ovviamente non potete calcolare 3 punti, ok? Se siete per esempio alle V sono 3 V. Se siete per esempio con le maglie alte sono 2, 4, 6, 8 maglie alte. Se siete con il tris sono sempre 3. 3 tris oppure 3 V oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie alte, ok? 8 maglie alte sotto la vostra metà, quindi io deciderò che lo cucio fino qua e sposto il mio marcapunto. La stessa cosa ovviamente farò di qua, quindi 1, 2, 3 lo sposto qui. Io so che devo fermarmi a cucire dove ho il marcapunto. Non vi preoccupate perché non può succedere nulla di grave, in quanto cucendo come abbiamo fatto per le maniche, esattamente nello stesso identico modo, quindi partendo
da questa punta, da questa seconda maglia, scusate ve lo faccio vedere, partendo da questa seconda maglia a fare le maglie basse, tenete morbido il filo, mi raccomando, se no vi ritrovate con tutta una cucitura stretta stretta che vi tira tutto, quindi fate attenzione a quello. Partendo qui e andando punto per punto combaciato, vi viene per forza dritto, vi viene per forza dritto, e quindi non potete sbagliarvi. Quando vi fermate da questa parte sicuramente siete nella punta, nella parte giusta, ok? Cioè non è che qui vi fermate con 2 petali e di qua ce ne sono 3, quindi per forza di cosa lo cuciremo tutte nello stesso identico modo. Quindi cuciamo il retro e ci ritroviamo qui. Dopo aver cucito il nostro dietro, lo rigirate sulla parte del dritto e ci ritroviamo con il nostro sinfonia cucito in tutte le parti, quindi nelle maniche e nel retro. Ora facciamo un giro tutto intorno, proseguendo con la lavorazione consueta, cioè con la solita lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Tenete conto di una cosa, io non posso sapere come voi avete finito il giacchino, perché io sono dove ci sono i petali, ma voi potreste essere in qualsiasi delle varie lavorazioni, ok? Quindi voi dovete semplicemente proseguire con la stessa lavorazione con cui avete terminato. Se avete terminato qui fate i petali, se avete terminato qui farete le V, se avete terminato qui fate il punto a rilievo e via dicendo, ok? Io praticamente, avendo terminato quei petali, devo proseguire con il punto alto, mettendo a rilievo il mio petalo. Quindi io ovviamente non vi faccio neanche vedere, perché io parto in modo magari differente da voi. Comunque si parte da quest'angolo, si prosegue, arriviamo qui e vi faccio vedere, ecco perché qui è valido per tutti questa parte qui, come andiamo a farla, ok? Quindi partite con il vostro punto, partendo da questo angolo qui, partite col vostro punto e poi ci troviamo proprio qui nello scollo. Mi è venuto in mente una cosa, l'angolo lo fate sempre come abbiamo fatto, quindi metà angolo, ok? Io per esempio devo fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, io farò solo le 2 maglie alte, ok? Quindi voi procedete appunto come normalmente avete fatto. Io per esempio qui mi trovo le 3, questo poi è tutto da mettere via, io dovrò andare sulle maglie alte e faccio delle maglie alte, quindi ne ho 2, come abbiamo sempre fatto, ragazze, non cambia assolutamente nulla. Mi era venuto più che altro il dubbio perché non vi ho detto che la partenza è sempre fatta con la metà del vostro angolo, ok? Quindi se avete 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, dovete solo fare le 2 maglie alte, perché al ritorno rifaremo le 2 maglie alte e ci congiungeremo con una maglia alta, ma l'abbiamo già fatto. Quindi adesso proseguiamo e arriviamo fino allo scollo. Ok, questa praticamente è la schiena, ok? Io invece sono qui sul mio collo, quindi io dovevo fare tutte maglie alte, mi sono ritrovata qui che ovviamente non avevo più il lavoro consueto, no? Perché è ovvio che qui mi si uniscono i 2 lavori, quindi semplicemente sono andata sul fianco delle mie, in questo caso io ho un petalo, ma voi potete avere un altro lavoro, non è un problema. Proseguite sul fianco facendo attenzione di non metterne troppe, che quindi non va bene, e neanche poche. Io praticamente ne ho messa una sul petalo, uno sulla punta, poi una proprio sulla cucitura, uno sul petalo, uno nel vuoto, ma siete voi le maestre di voi stesse, cioè voi sapete quanti punti vanno qui, oppure provate e vedete se tira troppo, scucite questa piccola parte e magari, visto che tira troppo vuol dire che le avete distanziati troppo, ne fate una maglia alta in più, così tira meno, ok? In automatico vi gira, perché ovviamente abbiamo lasciato proprio
siamo stati un pochino più sotto, in modo tale da far sì che questo venga un po' arcuato. Quindi vi viene per forza. L'unica cosa è voi stesse dovete vedere quante maglie alte o punti V o quello che avete voi da mettere qui, in modo tale che né tiri e né che sia troppo lento. Se è troppo lento ne avete messi troppi, se tira ne avete messi pochi, e quindi aggiungete punti alti, punti V o quello che avete voi in questo punto, e procediamo in tutto il perimetro fino a congiungerci da dove siamo partiti. Ok, ci troviamo lì. Vi volevo mostrare questo. Io sono praticamente nella giuntura delle due parti, vedete? Quindi vi ritrovate con la cucitura, proseguite in modo da far sì che non tiri. Stessa cosa dello scollo, non deve tirare e non deve neanche essere troppo lento. Quindi io per esempio sto seguendo il disegno fino qui, poi qui avevo la cucitura, ho messo una maglia alta proprio in mezzo alla cucitura e poi proseguo il mio lavoro, ok? E continuo il giro fino ad arrivare dove abbiamo detto. Benissimo, siamo arrivati quindi a congiungerci con l'altro angolo, abbiamo fatto le ultime due maglie alte e la maglia alta come abbiamo fatto in tutti i giri, ok, che unisce le due parti. Ora, esattamente come abbiamo fatto adesso, facciamo un altro giro, rispettando sempre, mi raccomando, il disegno di sinfonia, ok? Quindi rispettando il disegno ovunque voi siate, continuate ancora per un giro e ci ritroviamo qui. Benissimo, allora ragazze, ci siamo lasciate a questo punto, cioè praticamente noi dovevamo fare il secondo giro in tutto il perimetro, ok? Passando davanti abbiamo fatto il secondo giro e io ho pensato di accelerare il video per un semplice motivo, perché ciò che noi andiamo a fare adesso è palese, quindi non è una cosa, non voglio farvi perdere tempo, ok, per fare delle cose che sono facilissime da fare. Ad esempio, parliamo solo della parte sotto, perché ovviamente noi abbiamo finito la lavorazione del davanti, ok? Aspettate che vi mostro, adesso voi lo vedete molto avanti, ma adesso vi spiego passo per passo. Quindi questo voi non l'avete ancora fatto, eh? Noi abbiamo fatto i due giri, ok? Siamo arrivati ad aver fatto i due giri ed è sufficiente, perché noi l'avevamo provato già prima, quindi questi due giri sono semplicemente un modo per avvicinare un po' di più le due parti, senza però aumentare anche la schiena, se no mi aumenta di un'altra taglia, ok? Quindi i due giri sono serviti semplicemente per quello, abbiamo fatto i giri tutti quanti intorno, bene. Poi però la lunghezza non era sufficiente, perlomeno per me non bastava. La lunghezza, noi praticamente ci siamo lasciati a questa lunghezza, vedete? Proprio questa lunghezza qui. Io da qui in poi cosa ho fatto? Semplicemente ho rispettato ovviamente il disegno di sinfonia, ok? Sono andata avanti in giri di andata e ritorno, stiamo parlando solo del sotto, il sotto del cardigan sinfonia, ok? Il sotto, quindi ho fatto dei giri di andata e ritorno, erano inutili da farveli vedere perché praticamente è semplicemente un lavorare come noi abbiamo lavorato fino adesso, ma senza avere gli angoli. Ecco, ed è qui che io vi devo far capire come lavorare. Semplicissimo. Allora, innanzitutto la lunghezza la decidete voi, non guardate quest'ultima parte perché quella è la rifinitura, ok? Finisce così, ok? La lunghezza del vostro cardigan la decidete voi. Per me è stata sufficiente così, poi vi faccio vedere quanto è lunga la mia. La lunghezza quindi la decidete voi. Se vi andava già bene come prima, non serve che continuate ad allungarla, e quindi voi
chi appunto non deve allungarla procede immediatamente come adesso vi spiegherò. Invece per chi deve allungarla è facilissimo. Allora, dobbiamo fare dei giri di andata e ritorno solo della parte sotto. Ok, scusate se vi preciso sempre, ma sapete che è meglio essere precisi, perché poi magari vi posso confondere. Quindi parliamo solo della lunghezza. Quindi ci siamo lasciati qua. O qui, no, ci siamo lasciati qui, scusate, ci siamo lasciati qui. Vedete, io cosa ho fatto? Sono partita. Ah, ovviamente facendo i giri di andata e di ritorno, voi vi troverete a lavorare sia sul dritto che sia sul dritto che sul rovescio, ok? Quindi fate attenzione come mettete in rilievo le maglie. Ok, ma non cambia la sostanza. Tra l'altro il fatto dell'andata e il ritorno l'abbiamo fatto con lo scialle sinfonia, quindi se vi è scappato un passaggio, nel senso non mi ricordo come fare la maglia a rilievo dal dritto o dal rovescio, basta guardare quello, riuscite subito. Per quello non vi ho, quindi lo scialle sinfonia, per quello non vi ho portata avanti con questo, perché secondo me quando una cosa è palese è assurda farvela vedere e farvi perdere del tempo. Quindi ritorniamo a monte. Per fare i giri di andata e ritorno si parte sempre con la maglia alta, quindi ovviamente la maglia alta sono le 3 catenelle, ok? Quindi se dobbiamo fare poi le maglie alte, faremo tutte le maglie alte, che come in questo caso. Quando arriviamo dall'altra parte abbiamo da fare il lavoro a rilievo, o non so, magari voi siete qui o siete qui, capite che dipende da dove siete voi, ma sicuramente siamo nello stesso punto, perché l'abbiamo finito insieme, poi magari l'abbiamo allargato, ma l'abbiamo finito in lunghezza insieme più o meno. Non è vero, perché se l'avete allargato siete anche un po' più giù voi, quindi non è vero. È giusto quello che ho detto prima, che potete essere in qualsiasi tipo di lavorazione. Io ero qui, ma voi potete essere a questo punto. Quindi la cosa che io vi dico è partire sempre con una maglia alta, sempre, e finire sempre con una maglia alta. Fate in modo che le cose coincidano. Esempio, se io faccio il giro, devo, per esempio, siamo qua, no? Nelle V, che sono queste che vi possono un attimino deviare. Vedete, io praticamente devo finire, normalmente finivo attaccato al mio punto alto. Io qui ci sono riuscita, ma se per caso non riesco, perché magari mi manca una maglia, la mangio in qualche modo, cioè cerco di rubarla alle altre maglie, e fate in modo che tutto torni. Chi mi conosce sa che cosa sto dicendo, cioè non fermatevi perché c'è una maglia in più, una maglia in meno, Dio come devo fare. Voi fatelo tornare in un modo o nell'altro, rubate man mano che andate avanti in modo tale che tutto coincida. Quindi fatto questo, in andata e ritorno vi fermerete dove voi desiderate, e questa è la parte sotto, quindi è facilissimo, ripeto, ogni volta che partite per andare avanti partirete con una maglia alta, quindi le 3 catenelle. Ok, poi se ci sono le catenelle da fare qui, farete 3 catenelle più 2 catenelle se ci sono da fare, ok? E, se per caso non vi torna, non riuscite a tornare, non vi tornano i passaggi, ma vedrete che vi tornano, rubacchiate qualche punto un po' prima di arrivare alla fine, e qui ci siete, e poi arrivate alla lunghezza che voi desiderate. Il disegno deve rimanere lo stesso, rispettate il disegno di sinfonia per farlo venire proprio perfetto. Ok, e questa è la lunghezza. La manica. Allora, la manica non l'ho ancora toccata. Vi spiego cosa succede. Mi piace molto a 3/4, ve la dico tutta. È una maglia però, è un cardigan però invernale, e quindi dopo ve lo farò vedere sul manichino e poi ognuna di noi deciderà cosa fare per la manica. Ma se vogliamo allungarla è di una semplicità mostruosa, e vi ho fatto vedere in questo pezzo, vi mostro come fare. Praticamente voi siete qui,
abbiamo cucito la nostra manica e questa è la nostra manica. Poi vi faccio vedere dove arriva. Ok, questa è la nostra manica. Se vogliamo allungarla, e qui stavo facendo la prova appunto per allungarla, dobbiamo lavorare anche qui in giri di andata, ma vi congiungete, cioè in poche parole partite da qui, rispettiamo il nostro disegno, arriviamo dalla parte opposta e ci congiungiamo, saliamo con 3 catenelle e facciamo la nostra lavorazione. Quindi qui sono giri di andata e chiusura, quindi lavoriamo sul dritto, solo esclusivamente sul dritto. Anche questo è un lavoro semplicissimo da fare, che farvelo vedere mi viene da ridere, quindi cioè, e in poche parole dovete solamente fare dei giri, partite, vedete, con le 3 catenelle, andate tutto intorno, quando arrivate qui vi chiudete, praticamente chiudete qui il vostro lavoro con una maglia bassissima, poi 3 catenelle e ricominciate da capo, e dovete solo rispettare il disegno che oramai avete già memorizzato, ok? E facendo così vi viene fuori la manica più lunga. Allora vedete, qui sono qui, avevo fatto semplicemente 2 giri per vedere, ma vi dico la verità, a me mi sta piacendo tanto 3/4, quindi io penso che la mia la lascio a 3/4, anche perché è molto bello vedere, perlomeno per me, poi va a gusti, o la camicia che esce con la manica a 3/4, poi questa è bella calda, quindi anche se non c'è la camicia che esce ma solo l'avambraccio, insomma tutto sommato, e poi adesso è agosto quasi, quindi io la vedo caldissima come maglia. Io ripeto, penso di lasciarla così, la manica a 3/4, perché francamente l'ho provata e indossata e mi piace veramente tanto tanto, mal che vada poi in un secondo momento me la allungo, ecco, però per il momento io me la lascio così, ma fermo restando che ognuno di noi può scegliere se andare avanti, e andare avanti è di una semplicità come il sotto però si fanno i giri di andata e ritorno, ok? Mentre quindi andata sul davanti, ritorno sul dietro, andata sul davanti, ritorno sul dietro, mentre qui facciamo giri, chiudiamo il giro, saliamo con le 3 catenelle e ritorniamo, ok? E si lavora sempre solo sul dritto, quindi ancora più facile perché i rilievi è come abbiamo fatto fino adesso. Bene, e questa è la manica, avete capito? Provatela però prima di allungarla, provatela e vedete, se vi piace a 3/4 bene, altrimenti la allungate, ok? Ma il pezzo che mi piace moltissimo è proprio questo, il colletto. Allora, il colletto, che sembra una cosa veramente difficile, è la cosa più facile, ma prima ve lo faccio vedere sul manichino per farvi capire da dove si parte. Allora, la cosa importantissima è capire dove deve partire il mio colletto. Ok, quindi armatevi di spille da balia, filo solo per imbastire, eccetera, eccetera, e puntatevi il punto in cui volete che parta il vostro colletto. Poi contate quante maglie ci sono dal dietro, poi ve lo faccio vedere sul banco lavoro, dal dietro, e fate la stessa cosa di qua, basta contare per avere le stesse identiche maglie. Ok? Quindi la cosa importante è capire da dove deve partire lo scollo. C'è chi vuole uno scollo molto più ampio del mio, io ho preferito rimanesse proprio subito sotto, vedete? Subito sotto il collo, quindi dovete provare il vostro sinfonia davanti allo specchio, guardate dove vi piace che parta il colletto. Adesso ci ritroviamo di nuovo sul banco lavoro. Deciso dove deve partire il vostro colletto, che era qua il mio punto, voi dovete fare questo. Allora, guardate, io ero a questo livello qui, ok? Questo non guardatelo, dentro la mia schiena è qui, è proprio qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi per me era facile perché avevo i tris, quindi sapevo che 8 tris mi servono per un lato, 8 tris mi servono per l'altro. Ho puntato
la mia spilla da baglia, una di qua e una da questa parte qui, e ho iniziato ma lavorando lo stesso disegno di sinfonia, sempre lo stesso, ok? Quindi io avevo il tris, sono partita con una maglia alta, quindi sono partita da qua, incrocio e sono andata avanti come, come al solito fino ad arrivare al punto, vedete? L'ultimo punto l'ho fatto proprio qui, proprio qui. Quindi parto in un punto e finisco esattamente nel punto speculare. Ok, fatto questo, cosa faccio? Ovviamente continuo col disegno di sinfonia, ok? Continuo col disegno di sinfonia, però a ogni giro aumento di una maglia. Quindi, per esempio, questa era la mia maglia, sopra questa maglia, anziché farne una, ne ho fatte due. Di nuovo, sopra, anziché una, ne faccio due. Ogni giro io aumento di una maglia in modo tale che faccia una leggera flessione verso l'esterno. Ok, tutto qui. È la cosa più semplice del mondo, è la cosa più semplice del mondo, e capite che fare un tutorial per farvi vedere solo questo pezzettino e dirvi che qui c'è un aumento, in ogni giro dovete aumentare di una maglia, mi sembrava superfluo. Poi, per carità, se mi dite Marina, guarda, io non ho capito, allora farò un tutorial a parte solamente per fare il colletto o quello che voi non avete capito, ma io sono certa che siete così brave che non avete bisogno di vedere come andare avanti, anche perché, ripeto, l'importante è quello di fare il disegno di sinfonia, quello dovete andare avanti col disegno di sinfonia, quello senza meno, e aumentare per il colletto, aumentare ogni giro, sia da una parte che dall'altra ovviamente, una maglia. Quindi dove trovate uno, nella prima, dove c'è una maglia, voi ne farete due. Ogni giro aumentate una maglia e poi lo fate lungo come volete. Detto anche questo. Allora, la rifinitura. La rifinitura l'abbiamo fatta in 2 tutorial. Ripeterla mi sembrava rubarvi altro tempo. Io, sapete, dove posso evitare di rubarvi del tempo lo faccio, cioè cerco di evitarvelo, ma per chi non ha mai visto il bordo o altri miei tutorial lo faccio vedere al volo, in modo tale da farvi capire come si fa questo bordino. Ovviamente vi aggancerete in qualsiasi punto del vostro cardigan, qualsiasi, non c'è un punto specifico, e sarà lo stesso che io farò come bordo nella mia manica. Per il momento la terrò magari a 3/4, poi deciderò ancora, ma poi quando avrò deciso vorrò fare anche per la manica questo tipo di finizione. Allora, praticamente noi cosa facciamo? Ho già sbagliato. Cosa facciamo? Blocchiamo il nostro filo in qualsiasi punto del cardigan, perimetrale ovviamente, no? Poi prendiamo scusate, facciamo le 3 maglie, 3 catenelle, inseriamoci nella prima catenella e facciamo 1, 2, mi scappa il filo, 3, chiudiamo tutto insieme, lo blocchiamo, avviciniamo il nostro petalo alla lavorazione verso sinistra e vediamo dove possiamo bloccarlo. Io lo bloccherei qua, in modo tale che sia morbido, ok, e che non tiri troppo. Ripetiamo, facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, ci inseriamo, guardate, ok, forse così riuscite a vedermi meglio,
ci inseriamo qui e qui, ok? Le prendiamo tutte e due e facciamo 1, 2, 3, chiudiamo, blocchiamo, appoggiamo il nostro petalo al lavoro e vediamo dove è più comodo. Io direi che questo è il punto più comodo e faccio la mia maglia bassa e di nuovo 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro in queste due parti, vedete, della maglia bassa, la prima e la seconda, faccio una maglia incompleta, la seconda maglia incompleta, la terza maglia incompleta, chiudo tutte insieme, blocco, lo appoggio, guardo dov'è il punto più morbido e lo blocco. Allora, come vedete è questo ed è semplicissimo come lavoro. Mi piace, lo sto usando parecchio questo bordino perché non è invadente, è poco invadente perlomeno e rifinisce veramente bene. Quindi ve l'ho mostrato per chi più che altro non ha visto gli altri miei tutorial e quindi così almeno lo sapete fare anche voi. Per tutto il resto datemi ragione, cioè era inutile farvi fare un'altra ora di video solamente per vedere avanti e indietro della lavorazione che voi conoscete già. Ok? Cioè basta semplicemente per la lunghezza andare avanti in giri di andata e ritorno con lo stesso disegno di sinfonia, la manica è la stessa cosa, avete capito quanto è semplice il colletto? Cioè basta che decidete il punto in cui partire col colletto, fate il primo giro rispettando sempre il disegno di sinfonia, così è un proseguo. Il primo giro, dal secondo giro fino ai giri che voi decidete, dovete aumentare una maglia per ogni giro, sia da una parte che dall'altra ovviamente, no? Perché il colletto ha due parti, quindi sia da una parte che dall'altra. Ma dico cose ovvie, come vi sto spiegando anche un colletto che sapete fare sicuramente. Quindi ragazzi, adesso ve lo mostro, non dico per bene perché devo ancora togliere tutti i fili, ma vi mostro come viene il tutto. Ok, ho deciso poi di fermarmi, nel senso che ho cucito tutti i fili che c'erano e mi sono fermata qui. Allora, per due motivi. Uno, perché non riuscivo, quando a volte vuoi fare troppo, poi esageri. Quindi mi sono fermata. Uno, non sapevo se allungare o no la manica e quindi non ho neanche fatto il bordino alla manica, ok? Perché deciderò adesso se l'allungherò o meno. A me piace tanto fatta così e quindi non lo so, probabilmente metterò solamente un bordino. Quindi la manica starà a voi decidere come farla e come e quanto allungarla, ok? Decidete voi. Il sotto, vabbè, ve l'avevo già fatto vedere, ok? Vi avevo già fatto vedere tutto. Ho semplicemente tolto tutti quanti i fili che c'erano e mi sono fermata proprio perché ognuno di voi deciderà quanto la vorrà lunga, come chiudere la propria sinfonia, perché potete fare anche mettere un bottoncino, mettere una spilla, dei laccettini come abbiamo fatto per Brezza Marina o Aurora, eccetera, eccetera. Quindi deciderete voi come proseguire con la creazione. Io la lascerò così, eventualmente metto poi solo una spilla per bloccare le due parti, ma penso che anche no, può darsi che lascio proprio tutto così. La manica, ecco l'unica cosa, la manica, non so se andrò avanti o la lascerò appunto a questo punto. Vi dico che viene un capolavoro, cioè non perché l'ho fatta io, facciamo finta che non sia mia, la vorrei. Ecco, la vorrei perché è proprio fatta, è proprio bella.
è proprio veramente bella, a mio parere, poi sono la sua mamma e quindi non potrei dire diversamente. Ve la faccio vedere anche dietro. Ecco, questa è la parte dietro che abbiamo già vista quando era ancora con tutti i filini che pendevano e ovviamente devo ancora lavarla e quindi qua mi fa ancora lo stesso difetto perché è dove c'è la cucitura, quindi quando l'avrò lavata questa piega non ci sarà più e rimarrà bella tesa come vedete qui in alto. Insomma ragazze, io spero, e ragazzi, spero tanto 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 che vi sia piaciuta perché è un lavoro che ho fatto, ecco oggi è il 1° agosto per farvi capire, è un lavoro che ho fatto prima di partire per le vacanze, voi lo sapete, soprattutto le mie amiche e amici del gruppo, e ci tenevo tanto proprio a mostrarvela finita. Il mio negozio online Filati da Sogno, che trovate il link proprio subito sotto il video, lo trovate aperto tutto agosto e ci sarò, ci sarò sempre anche sul gruppo, quindi se volete contattarmi potete contattarmi tranquillamente sul gruppo dove ci sono i miei moschettieri, se non ci sono io in quel momento comunque sia vi risponderanno loro. Ragazzi, spero davvero che vi piaccia e spero di vedere tantissimi cardigan sinfonia nel mio gruppo. Iscrivetevi qua, mi raccomando, se vi sono piaciuta, aiutatemi a crescere perché sono ancora piccolina piccolina e venite a trovarci sul nostro piccolo piccolo gruppo ma pieno veramente di persone deliziose che saluto tutti quanti. Un abbraccio, al prossimo video.